Buongiorno a tutti ragazzi, si lascia il camping a Sighisoara, bellissima cittadina, ma è ora di proseguire il viaggio. Siccome ci siamo già un bel po' in Romania e i tempi iniziano a stringere, stavamo pensando di andare verso l'Ungheria, visitare qualcosa in Ungheria, visitare la capitale che è Budapest e poi salire in Slovacchia e poi in Polonia. Tutti ci dicono la Polonia è stupenda, ma ci vuole tempo e quindi ci mettiamo in moto. Buongiorno anche a Rita e a Dado. E proseguiamo ragazzi. Da qui dove siamo adesso, Sighisoara, a Budapest ci vogliono 7 ore e un quarto. E comunque lasciamo Sighisoara con la pioggia e col fresco. Continuiamo a salire verso la Polonia, quindi speriamo che il fresco lo troveremo anche più su. Dado inizia a fare una piccola ricerca per l'Ungheria, in modo tale da non perderci proprio tutto, perché noi a perderci le cose siamo fortissimi. Ah, ste terme sono è tipo un parco, c'è anche scivoli acquatici, robe. Quelle sono le terme. Sì. Faccio le terme mentre scivolo. Sì, e beh, acqua calda credo. Rita, volevi aggiungere qualcosa? Sì, volevo dirti cosa c'è da vedere a Budapest. Dice la voce alta, così ti sentiamo. Il Parlamento di Budapest che si può visitare a 25,90 € a persona. C'è la Basilica di Santo Stefano. Qualcosa la visiteremo, qualcosa la troveremo da visitare, a parte che c'è Budapest, la perla del Danubio, vero Dado? Sì. Bello. La bandiera italiana. Ci siamo appena fermati in un autogrill. Oh, la schiena! Da 7 ore e mezzo sono già a 4 ore e 50. Ho guidato parecchio. 3 ore e più. Eh sì, siamo partiti alle 9, quasi l'1. Sì, è così l'una. No, mezzogiorno e mezzo. Vabbè, quando mi siedo guido e non è che mi risparmio quando mi siedo guido. Comunque altre 4 ore e mezzo e siamo fuori dalla Romania. Voglio visitare l'Ungheria adesso. Però quello che voglio visitare più di tutto è la Polonia. Me ne hanno parlato troppo bene tutti quanti e in più ci sono delle mete che ho sempre desiderato vedere per via della storia recente più o meno. Seconda guerra mondiale, adoro quel periodo storico, quel periodo della storia mi tocca particolarmente, quindi vorrò vedere delle cose che ci sono in Polonia. Comunque prima di pranzo o nel frattempo che Rita cucina sta preparando dei mici tipici rumeni. Io invece sto provando a far partire il cinesino, il riscaldamento, perché ve l'ho già detto, sì, che sono rotti tutti e due, non funziona né il cinesino e né la truma originale a gas, vanno tutti e due in errore. Bisogna fermarci da qualche parte e farli controllare, ma non so neanche dove. E comunque sto provando, perché sembra ingolfato il cinesino, va a gasolio, quindi sto provando a tappare un po' il filtro, a stapparlo. Chissà se è questione di aspirazione, non lo so. Vedete, adesso errore 5, ma l'altro giorno errore 8, quindi tutti me li sta dando. Adesso vediamo, provo a farlo ripartire aprendogli bene il filtro dell'aria. Oggi per pranzo il convento passa peperoni, melanzane e un pezzo di frittata. Melanzane fritte condite con aceto e aglio. Pomodori di campo che mi fanno impazzire. Mici tipici rumeni. Tagliatelle con Pesto al tonno, pistacchi e limone. wow. Basta? Basta. Bene, bene. Poi magari
se tutta questa roba non dovesse bastare abbiamo anche un pezzettino di formaggio, abbiamo qualcosa, ma forse è già tanta, forse è tanta. Basta. Direi, certo. Ok, ce la faremo bastare. Ormai clima e buon pranzo al fresco. Ragazzi, 4 in punto, digerito parzialmente i micci e siamo di nuovo in viaggio. Riposino, ovviamente. E adesso 4, cosa farò? Altre 3 ore di viaggio e mi rifermerò. E a quel punto mancherà 1 ora e mezzo per raggiungere l'Ungheria. Tempo bruttissimo, ma mi fa piacere. Per viaggiare è perfetto. E 55 abbiamo guidato ragazzi e siamo al confine con l'Ungheria. Benvenuti in Ungheria, benvenuti ragazzi, un altro stato che non conosciamo, mai entrati, mai venuti, tutto da esplorare. Oh, ma lo sapete perché a un certo punto ci siamo fatti 7 ore di camper e siamo usciti dalla Romania? Lo sapete? Tu Rita? Non lo so, neanche io, raga. Neanche io. Pensavo che tu lo sapessi. Ma che ci ha preso così, mi ha preso così. Adesso Ungheria. Adesso mi fermo anche, sto guidando da stamattina alle 9, sono le 7 di sera. Budapest 219 km. Questo parcheggio l'ha trovato Rita, non ditemi niente perché... vabbè, vicino ai cimiteri c'è silenzio tranquillo. No, ma io qui sto bene, parcheggerei anche, c'è anche una P. Ce l'abbiamo fatta parcheggiare, sono le 8 meno 13, le 8 meno 13 per la precisione. Quanto ho guidato oggi, aiuto, la schiena a pezzi. Comunque ci dovrebbe essere anche un laghetto qua vicino e se non sbaglio c'è anche un sentiero perché vedo questi piccoli segnali col triangolo blu e questi sono sentieri per il trekking, sono sentieri escursionistici. Quando vedete questi, non siamo soli, c'è altra gente, ci sono viaggiatori qua ragazzi. Adesso ragazzi brindiamo all'Ungheria con una Ursus, forse era bulgara, non me lo ricordo più. Rumena. Romania, c'è scritto. Romania in Ungheria. Comunque tieni anche questi occhiali da vista, non ne posso più. E mi bevo una bella birra. Ragazzi, saluti a tutti, cin cin. Per cena hamburger e broccoli. E Rita finisce mezza orata che è avanzata da ieri a cena. La cena non è completamente pronta, però ho fatto l'errore di sedermi a tavola. C'è già una frittata di cipolle, c'è già delle melanzane, ci sono già dei pomodori, del formaggio, il pane e il vino. Mi sono seduto a spizzicare qualcosa, alla fine sto cenando. Rita prepara gli hamburger e poi siedono anche loro. Rita, questa volta vi ho fregato. Vabbè, non fa niente. L'acqua è già pronta, Dado, siediti, prenditi il freestyle, va bene? Buona cena, Dado, grande, goditela, Sì. Ci vediamo domani mattina, ragazzi, siamo a 20 minuti dalla prima attrazione in Ungheria. Quindi mettiamo in moto 20 minuti e ci riparcheggiamo e scopriamo qualcosa. Vedete, sto spizzicando pecorino, quello che vi ho detto. Ciao ragazzi, a domani, buonanotte. See Ciao. you next day. Buongiorno a tutti amici, primo risveglio in Ungheria. Buongiorno. Buongiorno. A tutta la nostra community. Buongiorno a Dado, questa è la nostra colazione. Abbiamo della salsiccia probabilmente rumena, prosciutto, spremute, uova, pane tipo civraggio sardo molto buono, pecorini comprati in Bulgaria e non solo, insomma le solite cose ragazzi. Ci prepariamo
e partiamo presto. Dobbiamo raggiungere il primo punto di interesse in Ungheria. Sono delle terme bellissime, dalle foto bellissime, vasche enormi, non lo so, si scende giù con delle scale addirittura, ci sono camping vicini. Comunque abbiamo progettato un percorso per non fare avanti e indietro come spesso facciamo. Quindi si partirà dal sud-ovest e si arriverà al nord-est per poi entrare in Slovacchia. Prima di raggiungere il sud, benzina 41 litri a 572. Adesso vi dico quanto è in euro. Rifornito a 1,42 euro. Abbiamo speso 60 e oltre euro. Ho fatto il pieno, adesso devo fare 303 km, 3 ore e 50 minuti. Il viaggio in Ungheria, come vi ho detto, partirà dal sud e saliremo sino a uscire dal paese per fare un viaggio logico, viaggio di una settimana, 10 giorni in Ungheria. Si parte. Un saluto anche a Rita, adesso si avvicinerà a salutare. Dato l'abbiamo già salutata a colazione, dobbiamo fare molti chilometri anche oggi, però poi inizieremo a godercela perché poi sarà tutto di passaggio. Vai Dato al tuo posto, eccola qui, e Rita al suo. Ok, Ciao. Siamo pronti. Via. Siamo partiti e la distanza era di 303 km. Siamo a 203, ne abbiamo fatto 100. Mancano ancora 2 ore e 45 minuti. 203 km. Mamma mia, vabbè, ci rivediamo tra altri 100, così non vi stancate voi. Guidiamo noi, il viaggio ce lo facciamo noi. Poi sul divano state comodi, maledetti. E 53, 108 km. Mi sarei dovuto far risentire a 103, ma ci siamo fermati alla Lidl. Compriamo 2 cose che ci servono e proseguiamo anche oggi viaggiando dalle 9, mezzogiorno, 3 ore già. 3 ore di guida senza fermarci alla Lidl e poi proseguiamo dopo. Aiuto la schiena. Cosa ci serve, Rita? Allora, ci servono pomodori, marmellata, Vino bianco. Vino bianco, adesso lo scrivo. Rita, i nostri follower li portiamo per le Lidl di tutta Europa. E basta. E poi rientriamo in Italia. Che ne dite? Va bene? Il giro di tutte le Lidl d'Europa e si rientra. Comunque vi portiamo anche in quella in Ungheria. Altro che la carbonara fatta a Roma, questa qui, carbonara. No, la faccio io la carbonara. Uova ne abbiamo? Penso di sì. Nel frattempo ci compriamo anche un po' di vini ungheresi, 1 e anche un Malbec e 2. E sono vini già 3.395. Sono 7 euro, 8 euro quasi, caspita. E questo 4.500, sono più di 10 euro. Iniziano ad essere troppo cari. Latte, marmellata, vino bianco, pomodori, albumi, arance. Vabbè, abbiamo comprato un po' in più, ma niente di che. 4 formaggi, salame E 2 margherita. Perché 2? Perché non 3 in numero? Ah, sono 3 margherita. Perché margherita c'era solo questa confezione. E prendine solo 3 di queste e questa la lasci. Dove le metti in freezer? Non ci starà. Quello che ho detto. Mezzogiorno e 46, abbiamo sistemato la spesa. Ho trovato un parcheggio prima di arrivare a queste terme perché non ce la faremmo adesso in mattinata, quindi raggiungeremo queste terme di pomeriggio. C'è già il lago famosissimo, il lago Balaton, qui in strada, e ci parcheggiamo di fronte. Poi però al ritorno, perché ci sono le terme più giù, poi dovremo risalire in questo lago
ma lo incontriamo anche adesso e ci parcheggiamo per pranzo. Poi comunque al ritorno ci staremo di nuovo e cercheremo di godercelo. È la perla dell'Ungheria, tutti gli ungheresi ne vanno molto fieri, ho sentito dire. E c'è anche un camping naturista in questo lago. Vedremo. Comunque 18 minuti, 17 km ci parcheggiamo per pranzo. Siamo arrivati ragazzi, 3 minuti. E parcheggiamo in riva al lago. Affettuosamente chiamato anche Mare d'Ungheria dagli ungheresi. Lo amano. Beh, senza sbocchi sul mare le vacanze, la meta turistica principale è qua. È normale. E comunque ci sono belle spiagge, ci sono... è gigantesco, mi sembra la larghezza, abbiamo letto, 77 km, quindi è enorme davvero. Vedete amici, con villette destra a sinistra, praticamente sì, come fossimo adesso in Costa Smeralda in Sardegna. È proprio frequentatissimo, siamo al top, stagione altissima. Abbiamo parcheggiato qua dietro, vi facciamo vedere il lago, lo voglio vedere anch'io, ma come vi ho detto prima torneremo, cioè abbiamo studiato un giro che si parte dal sud, vi abbiamo detto, però per arrivare al sud si passava da qua e dato che ci passiamo volevo vederlo, poi torneremo. Arriviamo al lago, poi vi mettiamo la schermata nera con scritto to be continued. Sì, e torneremo. E intanto andiamo da un'altra parte. Perché più giù ci sono delle terme imperdibili e visitiamo le terme, poi quando risaliamo torniamo qui al lago. E non possiamo fare avanti e indietro come facciamo vabbè. ogni volta. No, prima da giù, poi qua, poi ancora più su c'è la capitale, Budapest, e poi ancora più su altre attrazioni e poi usciamo dal paese. E andiamo In Slovacchia. a Prima di arrivare al lago ci sono dei ristoranti, dei bar, dei chioschi, c'è di tutto. Guardate che meraviglia, è davvero una bella storia. Si prende il sole sul prato e ci si fa il bagno nel lago. Ma ci sono anche spiagge, ho letto, adesso non so se in questa riva o dall'altra. Ah no, forse ce n'è già qua avanti ce n'è già una spiaggia, ve la faccio vedere. Vedete i giochi qua avanti e c'è anche fresco, c'è una bella arietta finalmente. Oggi fa caldo, comunque è figo prendere il sole anche così. Vabbè, sdraio e prato. Comunque hanno la spiaggia, vedete qua c'è una spiaggia e qua sono tutti in spiaggia. Passeggiata ultimata, finito, torniamo al camper, pranziamo e scendiamo giù alle terme. Torniamo a mangiare. Sì, torniamo a mangiare. Davide si è sentito la glicemia bassa. Comunque abbiamo dato un'occhiata, è carino, si sta bene, c'è anche fresco. Quindi ce lo godremo tra qualche giorno quando lasceremo le terme. Rita, se non sbaglio, ha messo le pizze in forno. 2 pizze e la terza con salame. Ungherese, siamo in Ungheria. Solo che è la pizza italiana. Hanno portato il salame in Italia, hanno fatto la pizza e hanno riportato le pizze qui. Esatto. Fanno così qua. Comunque ci siamo quasi 10 minuti quelle due, iniziamo a mangiare, data la glicemia bassa. Sì. Comunque bello il lago, Bello, Sì, vero? bello, molto bello. Non sono Vedrai amante- se troviamo un molto amante campeggio. dei laghi, ma Se troviamo il campeggio giusto stiamo bene. va bene. Lo so ragazzi, non è il massimo della vista, ma bisogna accontentare anche Rita. Rita quando entra in un supermercato e vede pizza le compra e dice anche che sono buone. E si permette anche di dire che sono buoni. Sono buoni, sono buoni. Pensa che criminale. Pensate il suo metodo di giudizio, se la pizza di un supermercato è buona. Vabbè, buon appetito, dai, ci vediamo dopo Buona. per proseguire. 4 del pomeriggio, siamo di nuovo in viaggio, come promesso, alle 4 precise. Dormito un'oretta, adesso 1 ora e 7 minuti, 92 km e siamo a Eviz, poi svolta a sinistra. alle terme. E anche questa oretta di camper è andata. Abbiamo percorso circa 70 km
e abbiamo ancora il lago qui alla nostra destra. Praticamente abbiamo percorso tutta la riva est. Tra 400 metri. 17 minuti e dovremo parcheggiare. Benvenuti al Castrum Camping. Le recensioni ne parlano bene. Adesso andiamo a sentire il signore alla reception. Comunque si chiama e si scrive così, ma è l'unico che c'è qui a Eviz. Veramente un mega camping con tutto quello che serve. C'è anche il ristorante e le recensioni ne parlano anche bene, dicono che si mangia molto bene. Ma guardate che bello. Figo, eh? Bello, sì. Vero? Col fiume. Bello che non ci siano molte zanzare. Ed è strapieno. Strapieno, non vedevamo così tanti camper da 6 mesi. Da quando siamo partiti per questo viaggio nell'est Europa. Sono tutti qua, ecco perché non li vedevamo. Sono tutti qua. Completamente all'ombra, c'è un fresco. Ah Rita, c'è proprio fresco, che bello. Guardate che meraviglia questo camping, piazzole gigantesche, l'acqua dappertutto, vedete ci sono queste colonnine qua, ma guardate che grande la piazzola. Abbiamo scelto la piazzola e adesso facciamo la registrazione. Ah, c'è anche qualcosa in italiano, guardati. Sì. Quindi ragazzi ci troviamo a Eviz, abbiamo parcheggiato, abbiamo scelto una piazzola all'ombra, adesso ci mettiamo il costume e andiamo a vedere prima di tutto le terme gratis perché ormai sono le 6 di sera, però da domani usciamo dalla mattina presto siccome si paga dall'altra, quindi paghiamo dalla mattina e magari ce le godiamo l'intera giornata. Al camping ti danno anche un ticket, uno sconto, per uno sconto, non so quanto si possa pagare alle terme, ma vediamo piano piano. Rimaniamo per il momento 2 notti, costa 42 euro a notte il camping qua, però vabbè siamo in altissima stagione. Vedete qua dovremo stare all'ombra tutto il giorno, perché domani le temperature mettono 30 gradi. Comunque ci facciamo 2 passi e andiamo a vedere prima di tutto queste terme in libera. Si costeggia il camping, vedete? Quindi in qualche minuto dovrebbero esserci le terme qui. Wow, proprio così vicino. Che bello, anche il sole prendi qua, lo vedi? Siamo appena fuori dal camping, abbiamo fatto 2 minuti a piedi e qua ci sono le terme, i bagni caldi, c'è questo fiume, forse è caldo, adesso lo tastiamo. Non è tiepida ma non è calda, comunque è bello lo stesso, proviamo anche più avanti. Beh, la situazione è questa, stanno tutti a mollo con i salvagenti, con il salvagente e si godono così, però non è caldissima come avevamo pensato. Attenzione che qui si scivola. Ma non è calda, non è calda. Sì, no, vabbè, è calda, ma no, già è calda. Ma non no, è calda, ma non bollente come le terme. No, è calda, dai. Vabbè, comunque io mi rilasso un attimo, ragazzi. Anche oggi guidato tutto il giorno, perciò ci vuole. Ti voleva questo bagnetto, Dado? Ti stai perdendo un bel bagnetto. Adesso facciamo terme e massaggio anche. Vai! Bello, no? Ragazzi, vi poggio un attimo qua e vengo a farmi fare un massaggio. Ma ti stai perdendo un bagno bellissimo, l'acqua è calda, lì c'era addirittura ci siamo fatti fare i massaggi dalla cascata. Cosa guardi con quegli occhi da cernia?
Queste erano le terme in libera, le terme gratis. E domani andiamo a vedere anche le altre. Le altre stavo chiacchierando con un ragazzo che ha vissuto 1 anno e mezzo alle Canarie, quindi parlava un po' di spagnolo. Dovrebbero essere intorno ai 30 gradi le altre. Qua erano un po' più basse, non erano caldissime, però piacevoli, ci siamo rilassati un attimo. Adesso rientriamo, ci facciamo una bella doccia. Rita non ha avuto neanche il coraggio di mettere un'unghia. No, non è che non ho avuto il coraggio, poi avevo paura di aver freddo quando uscivo, come voi infatti. Tutte scuse, noi non mi fa, poi non mi abbiamo piace. freddo. Questi fiumi mezzo sporchi, mezzo Siamo troppo muscolosi noi due non per mi avere sfida. freddo. Ci siamo fatti una doccia bollente che è stata la fine del mondo. Di mezz'ora. Bellissimo, ogni tanto ce la godiamo. Tanto acqua ne risparmiamo il resto dell'anno. E Rita invece prepara la cena. E prepari spezzatino con patate. Spezzatino con patate, sì. E poi vediamo. Ma va benissimo, va già benissimo. Spezzatino con Ci patate. sono anche le melanzane e le zucchine ripiene. Oh, Dobbiamo vabbè. scaldare. Anche questa è un'insalata. Sì. Un Io ho pomodoro. zucchine ripiene. In questo dépliant c'è scritto da dove proviene quest'acqua termale? Si proviene dalla grotta delle Sorgenti, a 38,5 metri di profondità sotto la superficie del lago. Sorgenti d'acqua calda e fredda, 410 litri al secondo. Acqua medicinale solforosa che sgorga a 40 gradi. Bella. Da Fai qua vedere? sotto. Wow. Non vedo l'ora domani di andare a fare le terme vere e proprie. Ah, sono qua dentro le terme. Rita, 8:15. Ci siamo? Pronti? Sì, sì. Hai scaldato tutto? Sì, ce l'abbiamo fatta. Sediamoci. Questo l'hai aperto? Qual è questo? Questo. No, non so prima. Non so prima. Bene, ci sediamo. Dato ai ranghi. Ai ranghi. Vai, dato ai ranghi. Questi sono pomodori cuore di bue. Ok? Stiamo cenando a 22 gradi. C'è la temperatura perfetta per Ideale. vivere. Si sta da Dio, ragazzi. Sta bene, molto bene. Vabbè, mi verso il mio primo bicchiere di vino. Anzi, mi aiuta Dato, che con una mano, ragazzi, è difficile. Mi verso il mio primo bicchiere di vino. Brindo con Rita alla vostra salute. Cin cin, salute. E mi mangio queste prelibatezze che ha preparato Rita. Cin cin a tutti, amici. Nel caso non ci dovessimo sentire dopo, ci vediamo domani mattina per andare a scoprire le terme. Ciao ragazzi. Ciao, ci vediamo Buonanotte, domani. a per le domani. terme.